È il best seller italiano più venduto al mondo. Tradotto già in 13 lingue, scritto dal giovane Andrea Levantini. Il romanzo, unica opera scritta da Andrea Levantini, autore riservato e del cui passato sappiamo poco o nulla. Arriva oggi la tragica notizia. Muore ad appena 35 anni Andrea Levantini, il giovane genio degli Immortali. L'autore lascia una moglie e un figlio e un intero... Lascia una moglie e un figlio, e con loro un popolo di lettori in lutto. Ieri notte Roma, Napoli, Milano, Venezia e Bologna si sono accese di fiaccole. L'intera penisola esprime unanime il cordoglio. Immortali. Oh, hai letto? Sveglia, è morto da una vita ormai, lo sanno tutti. Sì, è morto da una vita ormai, lo sanno tutti. Ma no, cretino, guarda qua! Questa sì che è grossa. Ma ecco, Levantini lascia una confessione scioccante. Non sono l'autore del libro, scusatemi. L'indignazione generale sarà alle stelle, ma una domanda rimane senza risposta. Chi ha scritto Gli Immortali? Avanti, canaglia! Dimmi chi ha scritto Gli Immortali, sputa il rospo! Hai parlato con tua madre? Ma che? Si è cucita la bocca quella. Magari tuo padre non gliel'aveva detto. Mio padre non era un bugiardo. È quasi un'autobiografia, perché l'ha scritto dove è vissuto. Per la miseria. Magari lo sanno loro. Loro chi? Quelli con cui è vissuto tuo padre. Bravo Maso, bellissima idea, complimenti. Adesso mi prendo una macchina e me ne vado fino al Fontanillato e glielo chiedo. Nick, tuo fratello sa guidare? No, sì. Ma che sia bene, ma che idea è questa? Ma tuo fratello non ha manco la patente? No, no e poi no. Non rubiamo l'auto. Sì, si può andare a scuola! Ma schiaccio col pedale, non c'è nessun fantasma! Senti, se ci ferma la polizia nostro padre ci ammazza. E se lo zio sa che gli abbiamo preso la macchina, ci ammazza. Ergo dobbiamo fare le cose per bene. Che se righiamo la macchina o ci danno una multa sono finito e non esco più di casa fino al giorno del giudizio.
notato qualcosa? Nulla de nada. Ma sei sicuro che siamo nel posto giusto? Siamo nel posto sbagliato. Certo che siamo nel posto giusto. Allora perché qui non zuccare che schemi levantini? Levantini? Sarà 30 anni che qui non vive un Levantini. Forse non è in casa. Luciano Tomi? Credo che lei sia mio nonno. Porco cane. Sei uguale a loro. Sul campanello c'è scritto Tomi. Luciano Tomi. Chi era Levantini? Mia moglie è morta tanti anni fa. Lei ha detto uguale a loro. Siediti, devo raccontare della roba. Tuo padre aveva un fratello, un gemello, Francesco e Andrea. E quei due delinquenti, Muoviti, Lumaca! Io vi faccio sbattere dentro! Il paese li conoscevano tutti, le canaglie di Luciano. Muoviti, Lumaca! Ciao, Andrea! Non dovevano rispondere a nessuno. Erano due bestie selvatiche, cresciute come i soffioni, come le fragole di bosco d'estate. Avevano il diavolo in corpo, ma neanche il diavolo riusciva a separarli. Erano una cosa sola. Vivevano lo stesso cuore in due.
E quindi era mio zio che scriveva. Francesco era più matto di un cavallo, aveva bisogno di sfogarsi e quando non faceva il teppista riempiva i fogli. Pagine, pagine. E tuo padre insisteva e un giorno sarebbe diventato un pezzo grosso e tutti avrebbero voluto leggerlo. Mondo ladro. E ora? Ora dov'è? Insomma, se erano così uniti, perché non ne ho mai saputo niente? Perché tutto passa e le cose finiscono. Crescendo, le strade loro si erano separate. Avevano trovato entrambi una donna. Andrea aveva messo la testa a posto, si era fatto un lavoro. Francesco invece, sempre peggio. E l'ultima volta che li vidi, avevano 19 anni. Ciao fratellino, nemmeno un abbraccio, una scazzottata nei denti. Dimmi. Non così. Perché non c'è gusto, sempre il solito rigido, quel palo ficcato su quello. Sono venuto, cosa vuoi? Beh, vedi, un uccellino mi ha detto che tu e Arianna volete fare un nido d'amore. No, ehi. Va tutto bene, tutto ok, tranquillo, figo. Mio fratellino è diventato grande. Vai al punto. Beh, vedi, il punto è semplice, ho trovato un lavoretto perfetto. Ci guadagnano soldi facili, buoni, subito. Chi vuoi rapinare? Ma messa su così, no, non metterla su così. Chi, Francesco? Vedi, quella tabaccheria in piazza giù all'angolo. Quelli hanno un pacco di soldi, non sanno cosa fare. Quella è gente per bene, sopravviveranno. Tu non ci pensi a queste cose, tu ti metterai nei guai se non la smetti. E alla tua ragazza? A lei non ci pensi. Avanti! Un tempo non c'erano ragazze, c'eravamo io e te. C'eravamo tu e io. Ok? Eravamo una cosa sola. Il tempo passa, le cose cambiano. Potevi diventare meglio di così. Ecco, bravo, vattene, se no ti pesto. E vedi di lasciarli stare, se no chiamo la polizia. Tuo zio pensava fosse un bluff. E così andò lo stesso, fece il furto da solo. E poi accadde il resto.
poi? E poi tuo padre se n'è andato. Ha lasciato tutto, il lavoro, anche il suo cognome. E io di lui non ho più saputo nulla. Quindi hanno ragione gli altri. Si è preso il libro, ha sposato mia madre e se n'è dimenticato. Ha dimenticato tutto, come se nulla di questo fosse mai esistito. Dicono la verità. Mio padre era un bugiardo. Un ragazzino, non so cosa dirti, no? Ti conosco appena e conoscevo appena lui. Ma su una cosa posso dire che ti sbagli. Quando ho detto ha lasciato tutto, intendo tutto, anche la sua donna. Io non so dove l'ha pescata tua madre, ma la sua fidanzata l'ha lasciata qui, con tutto il resto. Magari lei saprà dirti qualcosa. Abita ancora qui. Un paio di vie più giù, nella parte più nuova della città. Tuo padre aveva deciso di sposarmi. Quando decideva qualcosa non c'era niente che lo fermasse. Aspettavamo che finissi il liceo. Non sapevamo se ce l'avremmo fatta, ma con tuo padre sentivo che non avrei avuto paura di niente. Quando mi disse che era finita mi sentii morire. Lo supplicai di restare. Ma come aveva deciso di sposarmi, così adesso aveva deciso che non c'era più niente tra noi. Tuo padre era un uomo d'onore e per onore rinunciò al nostro amore. La ragazza di tuo zio era incinta. Andrea si sentiva responsabile della morte di suo fratello, così prese la sua donna, la sposò e adottò il bambino. L'ultima volta che ti ho visto non eri più grande di un soldo di caccia. Vedi Giulio, tuo padre forse non era l'eroe che tu pensavi, ma ci vuole un cuore grande per vivere due vite. Sta riprendendo? Sta riprendendo? No, sta a cuocere un pasticcio in forno. Vai. Voi non sapete chi siamo, ma lo scoprirete presto. Non vi dimenticherete mai e mai i nostri nomi, che a voi la gente vi dimentica già. Nessuno si ricorda di voi. A voi vi battono tutti, perché siete da soli. Ma io e mio fratello no, perché siamo insieme. Insieme siamo imbattibili. Noi insieme siamo immortali.
La 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 la